Un saluto a tutti voi e bentornati sul mio canale YouTube. Oggi vi presento un orologio che io comprai nel 1990. Ma voi adesso vi starete chiedendo: ma cosa ci sta a fare quello lì che parla di orologi con un cappello in testa? Bene, dovete sapere che questo è un cappello Panama. Questo cappello lo indossava il presidente Theodore Roosevelt quando ci fu l'inaugurazione del canale di Panama agli inizi del Novecento. E da allora questo cappello, assolutamente tassativamente made in Ecuador, venne chiamato cappello Panama. E dov'è il nesso? Ebbene, ora vi sto presentando questo fantastico orologio che è chiamato l'orologio dei presidenti, perché lo comprò il presidente americano Eisenhower e fu regalato da Marilyn Monroe al presidente americano John Fitzgerald Kennedy. Il Rolex Day Date referenza 18238 in oro giallo. Questo. Come sempre vi chiedo la cortesia di iscrivervi al mio canale e attivare la campanella delle notifiche. A voi non costa nulla e per me è un qualcosa che fa piacere per continuare nel postare alcuni video. Grazie! E veniamo all'unboxing del nostro Rolex Day Date. Una dotazione e materiali che fanno invidia in periodi moderni. Guardate qua che splendore, una scatola in cuoio magnifica. Dopo l'apriamo, vediamo cosa c'è. Qui un'agenda, anche lei in cuoio, con i fogli degli appunti della Rolex. Dotazione unica che adesso se le sognano nonostante i prezzi. Poi anche un blocco di fogli di ricambio. L'astuccetto della sua garanzia. Seriale E, come giusto negli anni 90, d'altronde io questo orologio lo comprai nuovo, Svizzera, Lucerna, ed è sempre stato con me fin da quando lo comprai a Natale degli anni 90. Qui un altro librettino. Il suo calendario, perché all'epoca davano anche il calendarietto, ovviamente comprato a Natale 90, il calendario è anni 91-92. Nell'astuccetto porta garanzia gli orologi in acciaio erano l'astuccio solo pelle, gli orologi in oro giallo avevano i bordini in metallo placcato oro giallo, gli orologi in oro bianco avevano i bordini in argentati, simile oro bianco. Veniamo all'orologio. Oh, ecco, è vero, c'era anche un'altra cosa. All'epoca c'era anche questo. Altri librettini. Il vostro Rolex Oyster. Poi c'è un altro librettino con scritto Rolex Day Date. Qua c'è tutto il funzionamento dell'orologio.
Ecco l'orologio. C'è chi dice presidente per via che quando uscì lo indossò il presidente Eisenhower. Poi l'orologio che aveva ricevuto in dono dalla diva Marilyn Monroe, Kennedy. Altri dicono che è president perché questo tipo di bracciale si chiama bracciale president con chiusura scomparsa. Il Day-Date all'epoca, la Rolex, lo faceva solo in materiale nobile e aveva o questo president con la chiusura scomparsa, invisibile, o il president con la chiusura a scatoletta o il jubilee. C'erano vari tipi di bracciale. L'orologio è da 36 mm. Come potete notare qua, il mio bracciale è più grande degli altri perché ho dovuto aggiungere 2 maglie per il mio polso oversize e quindi mi sono dovuto sorbire l'acquisto di altre 2 maglie. Con un quadrante con le scritte Rolex in orizzontale e in verticale. Vetro zaffiro. Vediamo se coi guanti riesco a farvi vedere. Vedete? Da una parte cambia la data, dall'altra cambia il giorno. Chiudiamo la coroncina che vi ho fatto vedere, se ci riesco coi guanti. Ancora il suo fondello col suo bollino verde a indicare la referenza 18238. 32 anni e non sentirli. Maglie centrali lucide, parte esterne satinate, lavorazione lucida a qua, satinata qua nei bordini, ghiera zigrinata. E questo è il nostro Day-Date dei presidenti. Se siete arrivati fino a qui e vi è piaciuto il mio video, mi raccomando, mettete un bel like e un commento qui sotto per interagire con me. Ed ora togliamo il mio bel cappello Panama e vi saluto. Ciao, alla prossima!